Quella che vogliamo raccontarvi oggi è una storia che viene da lontano, una storia fatta di emozioni e meccanica allo stato puro, una storia che vede la fine di un'era fatta di zero filtri ed elettronica, una storia tutta italiana. Siamo nel 1989, un anno molto importante sotto ogni punto di vista. Da quello musicale, vediamo infatti l'esordio di Nirvana, o il grandissimo evento dei Pink Floyd a Venezia, a quello del mondo dei motori, come nel caso di oggi. In quegli anni non era così raro vedere una casa automobilistica azzardare con un'auto, partendo dal design arrivando alle sperimentazioni sotto il punto di vista meccanico. In casa Porsche, ad esempio, potevamo trovare auto come la 928, mossa da un V8 4004 di cilindrata su schema transaxle, successivamente sostituita dalla 993, l'ultima ad essere raffreddata d'aria con motore boxer 6 cilindri da 285 cavalli. Rimanendo in Germania, la follia degli ingegneri BMW tirò fuori la 850, specialmente nella motorizzazione 5000 V12 da 300 cavalli. Tornando in Italia, parliamo forse del marchio più importante di sempre, Ferrari. Il Drake ormai ci aveva abituato con linee di auto come la 308 o la 328, tipiche di quegli anni e che hanno segnato intere generazioni, grazie alla loro estetica e impronta su strada. Dopo ben 5 anni di produzione, però, era giunto il momento di sostituire la 328, ed è così che dalle mani di Pininfarina e l'intuito di Enzo Ferrari, nell'autunno del 1989 venne presentata la Ferrari 348, l'ultima, insieme alla F40, costruita sotto gli occhi del commendator Ferrari. Questa storia, tuttavia, non si è fermata in quel lontano 1989, anzi continua tuttora, sia in strada che in pista. Dunque, cosa significa guidare una Ferrari, per di più berlinetta, con 300 cavalli? Beh, proprio come Ivan Capelli rispose nell'intervista del 4 ruote del 1989, le Ferrari sono vetture diverse dalle altre sportive, hanno 1000 sfaccettature che rispecchiano proprio la casa di produzione, nata per costruire auto da corsa anche nella produzione di serie. Detto questo, come va la 348 in strada e in pista? La prima cosa da menzionare è di certo il motore, un capolavoro di ingegneria. Un 3,4 litri 8 cilindri a V, da qui il nome 348, dotato di 300 cavalli, uno scatto da 0 a 100 in 5,6 secondi e un cambio ZF in posizione trasversale rispetto all'asse longitudinale dell'auto, il tutto abbinato alla trazione posteriore vecchia scuola. Come lascia presagire la storia del marchio Ferrari, queste vetture sono ottime per strada, riescono ad esprimere la loro sportività anche a basse velocità. Ma è in pista che sanno dare il meglio di sé, nella buona e nella cattiva sorte, essendo comunque vetture di oltre 30 anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver portato la 348 sia in strada che in pista. Beh, le differenze ci sono e si sentono. Il motore sa esprimere bene la sua cavalleria ed in pista il suo rendimento è perfetto, molto bilanciato e sempre pronto all'occorrenza. Conferma che la Ferrari non sbaglia mai un motore. Notevole è lo sterzo, reattivo e sensibile, comunica in maniera sincera con il pilota, aiutandolo a intuire le velocissime variazioni di comportamento. I freni sono ottimi per strada, tuttavia in pista si sente la mancanza di precisione da parte loro, o comunque il poter dosare la forza frenante in maniera adeguata, specialmente sul bagnato. Anche per questo, nella versione Challenge vennero inserite 4 prese NACA, una per disco, con convogliatori per raffreddarli meglio. La 348 ha un comportamento quasi perfetto, ma quando ci si avvicina al limite parte in sovrasterzo senza lanciare alcun messaggio d'avvertimento.
Prevenire queste reazioni così rapide è facile, ci vuole tempo, pazienza e umiltà, perché la 348 può sorprendere chiunque, dal semplice appassionato al pilota esperto. Perciò, proprio come Ivan Capelli, consiglio di studiarla con tranquillità e amore, fino ad indossarla come un abito su misura e diventare un tutt'uno con essa. Solo così ci si può avvicinare ai suoi limiti, che sono elevatissimi. Dunque, qual è il limite della 348? Noi l'abbiamo trovato e provato in pista. Sotto il punto di vista del design, invece, lo stile della 348 differiva dai modelli precedenti grazie alle prese d'aria laterali che si ispirano a quelli della Testarossa e per certi versi ancor più equilibrati. Il design finale fu supervisionato dal capo stilista Leonardo Fioravanti presso la Pininfarina, noto per progetti come la Ferrari Mondial, la Testarossa, la 288 GTO e appunto la 348. Ora immaginatevi di tornare un attimo in quegli anni e di intravedere nella pista di Fiorano il prototipo della 348. Deve aver procurato un impatto visivo devastante, una cosa che non dimentichi facilmente, anche perché girò in quella pista con tempi fenomenali se si considera l'incremento di potenza rispetto alla 328. Parliamo infatti di quasi 12 secondi di differenza. Benché sia un'auto non amata da tutti e disprezzata anche da molti ferraristi, noi non abbiamo potuto far altro che confermare l'amore per la 348, un'auto dalla grande potenzialità e versatilità che tuttavia può rivelarsi molto rude e spartana. Tutto dipende dal coraggio e da quanto si voglia usufruire del piede destro.